In questo video voglio spiegarvi come il tennis mi ha salvato la vita, letteralmente. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che può sembrare un po' strano perché effettivamente siamo fuori dall'ambito musicale, però in realtà volevo raccontarvi una storia che riguarda il tennis e riguarda la mia vita musicale. Nel 2008, dopo Sanremo, con i Melody abbiamo toccato l'apice del successo e ci è davvero sembrato possibile il poter vivere di musica. Poi, pochissimo dopo, è svanito tutto, ma per fortuna il tennis mi ha salvato la vita. Se ripenso al periodo... Scusate, c'è qualcuno che sta tagliando la siepe e ha deciso di farlo proprio mentre giriamo noi il video e quindi ci sarà questo rumore sottofondo. In particolare per noi e per me il periodo dopo Sanremo, quindi dopo il 2008, è stato un periodo fantastico che poi si è esaurito e in quel periodo io ho davvero sofferto perché avevo pensato di poter fare il musicista, esclusivamente il musicista nella vita. E avevamo cachet alti, vendevamo tante copie, tantissima gente ai concerti, ci avevo creduto davvero e poi mi sono ritrovato senza più il pavimento sotto i piedi. E voi vi chiederete cosa c'entra il tennis con un canale come il mio dove parlo esclusivamente di musica? Beh, quando dico che il tennis mi ha cambiato la vita non sto scherzando. Mi ricordo che mi sono detto, cavolo, se non posso fare il musicista nella vita, cosa faccio? Anche perché la mia vita era improntata totalmente sulla carriera musicale a 20 anni. Pensavo di poter fare il musicista per il resto della mia vita, ma non è stato così. E mi ricordo che è stato un momento veramente difficile. Tutte le mie certezze sono svanite e ho detto, adesso cosa faccio? E per fortuna il tennis mi ha salvato. Finita l'esperienza major, ho detto, cos'altro so fare nella vita? E ho visto che il tennis è sempre stata una delle mie passioni più grandi. E allora ho detto, faccio la scuola maestri. E ho fatto la scuola maestri, sono riuscito a diventare istruttore di secondo grado e ho iniziato a lavorare. Ho lavorato in un bel circolo qua a Torino per la bellezza di 6 anni, ma non ho abbandonato totalmente quella che era la mia passione primaria, e che era la musica. Il tennis mi è sempre sembrato una perfetta metafora della vita e adesso che ci penso anche della carriera musicale. Il tennis mi ha insegnato tantissime cose perché ci sono dei momenti in cui sei in controllo, ti viene tutto, funziona tutto, sembra che ti potrai portare a casa la partita e poi ci sono dei momenti di down dove i tuoi colpi non funzionano, sei surclassato dall'avversario e ti viene voglia solo di gettare la racchetta e abbandonare tutto. E io mi ricordo che dal punto di vista artistico ero molto in down e ho detto, visto che la mia carriera in questo momento è ferma, mi dedico al tennis e questo mi ha aiutato a superare tutte quelle che erano le mie incertezze, perché prima di tutto nei 6 anni successivi mi ha dato la possibilità di sostentarmi e poi anche di resettare mentalmente quella che era la mia identità di musicista per poi ripartire al massimo pochissimo dopo e ha aperto anche la strada al me produttore, perché mentre facevo il maestro di tennis ho iniziato a studiare tanto per diventare produttore. Quindi mi sono appassionato di mixaggio, di produzione. Mi ritengo molto fortunato di aver avuto la possibilità comunque di lavorare anche con un'altra mia passione che è il tennis. Mi è servito per ritrovare veramente il focus su quella che era la mia passione primaria, cioè la musica, la mia identità di musicista e poi naturalmente ho abbandonato l'insegnamento perché con lo studio e con l'etichetta discografica sono riuscito a fare delle belle cose che mi hanno portato poi a sostentarmi, quindi a poter vivere di musica, non come musicista, nonostante continui comunque con i miei progetti musicali, sia in Melody Fall che Idee Unicorni, e quindi consiglio a tutti di non abbandonare la propria passione anche nei momenti in cui sembra più difficile, anche nei momenti in cui non riuscite
a mettere in pratica tutto quello che volete, anche nei momenti in cui non riuscite a parlare e vi sembra impossibile poter comunicare quello che volete comunicare. Eccoci tornati in studio, nel mio habitat naturale. Insomma, in questo video in realtà volevo parlarvi un po' di me, perché lo voglio fare sul canale. Volevo descrivervi un po' come mi sono sentito in quei momenti in cui il mio progetto musicale era in down totale, perché bene o male è sempre così, ci sono momenti di hype dove abbiamo vissuto il nostro successo, poi successo, che poi chiamarlo successo è sempre relativo, il nostro apice della carriera, diciamo, e dove tutto sembrava facile, avevamo cachet altissimi e sembrava che dovessi fare il musicista per tutta la vita, e poi nei momenti in cui abbiamo magari fatto uscire un disco, tornati nell'underground e nessuno l'ha ascoltato, nessuno ci cagava, i promoter magari non ci scrivevano più, insomma. E volevo raccontarvi come un'altra passione che in quel momento aveva preso un po' il posto della musica mi ha davvero dato forza per poi ritornare sotto forma di anche produttore, eccetera, ma senza aver mai abbandonato in realtà l'idea di vivere all'interno del mondo musicale. La cosa che ho imparato da questa mia esperienza e che vi posso un po' trasmettere è, secondo me, non mollare. Sembra stupido dirlo, ma rimanere costanti e essere consapevoli che, essendo una passione, può avere dei momenti in cui vi rende felice e dei momenti in cui non vi rende felice. Ma questo secondo me non deve spaventarvi, perché essendo una passione fa parte del gioco, e quindi bisogna accettare entrambe le situazioni, entrambe le emozioni, conviverci, gioire dei momenti belli e soffrire dei momenti brutti, e accettarlo e, secondo me, andare avanti. Quindi, se siete arrivati fin qua, in questo momento del video, e non avete staccato dopo i primi 2 colpi di tennis dicendo "Oh, cosa sta facendo Fabri? Non sta parlando di musica, sta parlando di tennis", io lo prendo come un buon segno. Mettete un like, iscrivetevi, condividetelo con i vostri amici, magari qualcuno si è trovato nella mia stessa situazione. Sono le 17:17. E quindi grazie per aver guardato questo video un po' anomalo e per essere stati ad ascoltare un po' questa mia storia. Sto un po' sperimentando, sto andando un po' a naso su argomenti non canonici e un po' più personali, però mi sta piacendo. E niente, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e bella!